Attualmente insegno all'Accademia Albertina di Torino, ma ho scritto libri, ho curato mostre, mi sono occupato di figure a metà tra l'arte e la filosofia come Marcel Duchamp e il nostro grandissimo Piero Manzoni. Tutti immaginano che si tratti di cose distanti, ma la realtà non è questa, tant'è vero che questi artisti che ho nominato in realtà avevano studiato appunto filosofia. La filosofia credo che non possa esimersi dal parlare per immagini e l'arte contemporanea oggi è una forma di filosofia fatta con le opere anziché con i concetti. E i media in questo senso sono importantissimi perché sono quel sistema nel quale siamo immersi, come in questo video, che ci permette di conoscere, di confrontarci su questi temi. Il più grande filosofo dell'Occidente, Hegel, diceva che l'opera d'arte è un universale concreto. Io penso che questa definizione meravigliosa ci aiuti a capire la vicinanza tra pensiero filosofico e azione artistica, tra filosofia e arte. Perché in fondo fare filosofia non vuol dire confrontarsi con i temi più alti dell'uomo, la vita, l'aldilà, Dio, ma dialogare. E il dialogo è la forma centrale della filosofia. Fare filosofia non vuol dire scrivere libri, vuol dire, come ha insegnato il primo e più grande dei filosofi occidentali, cioè Socrate, ascoltare l'altro e avere il coraggio di parlare con lui. Sono particolarmente affezionato a questa scultura che rappresenta una copia perfetta dell'Altare alla buona fortuna di Goethe, perché quando ancora Villa Meriggio era in preparazione ho suggerito di porla nel giardino ad Alessandra, e questa scultura raffigura due solidi platonici, la sfera e il cubo, ma la cosa interessante è che li mette in dialogo. Ecco, io credo che Villa Meriggio sia proprio il luogo del dialogo. Sia oggi un luogo quindi importantissimo, perché qui si svolgono dibattiti, perché questo è un luogo di incontri ed è anche un luogo di conoscenza, e devo dire che sono onorato di far parte degli amici della Villa del Meriggio e di essere amico dei suoi numi tutelari, Alessandro e Denci.